Se ogni volta che arrivano ospiti, o suona il campanello, o il citofono, o qualcuno ti bussa alla porta, il tuo cane reagisce così, ascolta bene, perché risolvere questo problema non è così impossibile. Si può? Permesso? Grazie, grazie. Se hai un cucciolo hai un grande vantaggio, perché puoi insegnargli da subito come approcciare il campanello, la porta, l'entrata degli ospiti nel modo corretto. Quindi prevenire addirittura che lui impari ad abbaiare alla porta, agli ospiti, queste cose qua. Se invece il tuo cane già lo fa e quindi tu hai già questo problema, la strada sarà un pochino più in salita, perché hai a che fare con un'abitudine e noi dovremo togliere quell'abitudine e sostituirla praticamente con l'abitudine opposta. La prima cosa da fare, ed è importantissima, il vostro cane non deve fare la cuccia o sostare davanti alla porta d'entrata, perché quella è una posizione di guardia, di controllo, e quindi rischio di fargli sviluppare territorialità. Sì, territorialità, di questo stiamo parlando. Ecco perché è molto molto importante desensibilizzare il cane dal suono del campanello o comunque dal controllo degli ingressi. Dobbiamo essere noi a casa nostra a decidere chi entra e chi esce, non il nostro cane. Se noi diamo questa responsabilità al nostro cane, poi diventerà un problema in passeggiata, le reazioni con gli altri cani e vari disturbi. È una cosa importantissima, non è secondaria, non è vabbè sì la faccio dai, va fatta. Secondo errore, quando suona ad esempio il suono del citofono o del campanello, il nostro cane va in allerta e noi invece di ignorarlo e aspettare che si calmi, ci arriviamo, che cosa facciamo? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è? Questo è un errore che va assolutamente evitato, perché stiamo mandando il nostro cane in allerta e quindi lo stiamo praticamente addestrando a fare la guardia alla porta. Ma il fare la guardia non lo deve decidere lui. I cani da guardia hanno dei comandi, non è che partono di loro iniziativa, anzi se partissero di loro iniziativa sarebbe un bel problema. Terzo errore, concatenamento di azioni. Che cos'è il concatenamento di azioni? Ti alzi, vai verso la porta, tiri su il citofono, apri, salgono gli ospiti, devi spezzettare tutta questa sequenza. Non procedete con l'azione per evitare di portare il cane a un'eccitazione che monta ogni volta che procede questa sequenza. Quando suona il citofono, la prima cosa che noi facciamo è ci alziamo subito di scatto e il nostro cane si agita e va pure lui con noi alla porta. Tutto eccitato e noi andiamo alla porta, tiriamo sul citofono, apriamo e il cane inizia ad agitarsi. Arriva gente, si crea tutta questa eccitazione, la gente entra nel territorio del cane, il cane dice oh è il mio territorio, cagami, e tutti che cosa fanno? Ciao dottorino, ciao. Feste su feste, evviva evviva. Quindi state praticamente insegnando al cane a gettarsi alla porta quando suona il campanello, quando bussano, quando arriva qualcuno sostanzialmente. E questo poi diventa un problema. Ascolta tutto il video, non quello che pensi che ti interessi, perché è tutto importante. D'accordo? Cos'è la cosa da fare? Ti ripeto, se hai un cucciolo hai questo vantaggio, lui non sa che cos'è il citofono, non ha ancora associato una risposta comportamentale a quello stimolo. Citofono, suono del campanello, bussano alla porta, anche il telefono volendo, sono tutti stimoli. Abbiamo detto, non fargli fare la cuccia davanti alla porta, davanti all'ingresso, sarebbe meglio al centro della casa, lontano dalle zone di passaggio. Seconda cosa, quando suona il citofono e tu ti accorgi che il tuo cane interagisce con il mondo, devi ignorarlo. Lo so, è sempre lì vado a parare. Devi stare fermo e aspettare che il cane smetta. Dice che cacchio è? Ah, quindi diciamo che io sto aspettando il mio caro amico Franco. Io avviserò Franco e gli dirò: Franco, siccome ho il cane che non voglio che mi abbai al citofono, facciamo una cosa, tu vieni qua sotto, mi suoni, io non ti rispondo, poi ti scrivo di ricitofonarmi o ti chiamo o semplicemente dopo 5 minuti fai un giro, ripassi i miei ricitofoni finché non ti apro. Quando ti apro, sali e quando entri in casa il mio cane non esiste. Consiglio che vi do: mentre aspetto Franco, non mi metto in camera mia lontano, vado sotto la doccia che quando suona il citofono il cane è il primo a sentirlo. Mi metterò vicino al citofono in maniera tale da poter controllare meglio la situazione ed essere tra la porta d'ingresso e il cane, così da non dargli una posizione di guardia.
put on your coat and hat. I play a game like that while waiting for you. Quando finalmente i cani restano a cuccia, solo allora procedo con l'azione. Vado ad aprire a Franco. Pronto, Franco? E qui la cosa fondamentale, premio i cani per essere rimasti a cuccia. Vado all'ingresso, quando Franco arriverà gli dirò: quando il cane è a cuccia è tranquillo, è accettato che entra gente, allora a quel punto lo puoi chiamare e fargli due coccole. Non fate fiondare gli ospiti in casa che prima di salutare voi salutano il vostro cane. Con feste concitate, tutto quello è un premio per l'agitazione. E poi crea il problema che dovete risolvere. Quindi se hai un cucciolo hai questo vantaggio. Se il tuo cane invece ha già appreso quella cosa, ha già associato una risposta comportamentale allo stimolo campanello, porta, citofono, ospiti eccetera, il lavoro sarà un po' più duro, però è quello. Quindi ti farai citofonare 40 volte in un'ora. A un certo punto il vostro cane farà: vabbè, ok, suona il citofono, ho capito. Voi vi alzerete, lui schizzerà alla porta e allora voi vi risiederete. D'accordo? Pronto? Sì, Franco, ti apro subito. Si può? Prego. Permesso? Grazie, grazie. Bella. Ricapitolando, non fategli fare la cuccia davanti alla porta, non sovraeccitatelo quando suona il campanello, il citofono, dicendogli anche zitto, no, basta, giù, allora, piuttosto che chi c'è, sì, chi arriva, chi è arrivato, lasciate perdere, tranquillità, suona il campanello e voi state così. E il cane deve ragionare. Se l'azione va avanti, state eccitando il cane. Quindi la terza cosa: non procedete con l'azione, con la concatenamento dell'azione. Mi alzo, vado alla porta, rispondo al citofono, apro, sale Franco, apro Franco, Franco fa no, aspettate che il cane si calmi, testate il suo livello di attivazione. Se è veramente tranquilla cuccia così, vabbè, è suonato il citofono. Oppure se è reattivo, che vi guarda il citofono e poi inizia la abbaiare. Questo dovete assolutamente non incentivarlo. Come? Ignorandolo. Il citofono deve diventare uno stimolo neutro. Quindi ripetete. Se vi alzate il vostro cane si fionda, riparte da abbaiare, ripartite da capo. Non continuate nell'azione. D'accordo?